Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video molto diretto, senza molti montaggi, senza molti filtri, perché è semplicemente una spiegazione di quello che mi sta accadendo e che molti di voi mi stanno chiedendo praticamente dappertutto. Però prima di iniziare voglio fare un appunto per me importante, perché anche questa volta mi fa un sacco, veramente un sacco piacere che molte persone si siano messe lì per scrivere un messaggio di sostegno e soprattutto si siano offerte di darmi un aiuto economico per le spese ipotetiche che potrebbero esserci in caso di problemi. Ma vi dico ancora una volta che vi ringrazio veramente tanto, ma non c'è bisogno. L'unico supporto che accetto, se volete darmelo, e per me è importante, è iscrivervi al canale, farlo salire, farlo diventare sempre più importante, lasciare like, lasciare commenti che leggo tutti ogni volta. Ovviamente non riesco a rispondere a tutti perché siete sempre tantissimi, ma tant'è. L'importante è spingere tanto su questo progetto, farlo crescere, e questa per me è la cosa più importante. Per tutto il resto andate tranquilli, ho le spalle coperte, quindi va bene così, non c'è nessun problema. E vi dico ancora per l'ennesima volta, grazie comunque per l'interessamento e per lo spirito di aiuto che avete. Quindi, partendo dal principio, cosa è successo? Cercherò di essere il più sintetico possibile. Tornato dalle vacanze, dopo essermi allenato come una bestia, pronto per la gara al Mugello e tutto quello che si può fare per essere in forma, allenamento post vacanza insieme a Stefano, il mio preparatore, c'era anche Alberto, tutto sotto controllo. Torno a casa dopo 3 ore e mi arriva una coltellata nella schiena che non riesco a spiegarmi, ed è un male che è diverso da quello al quale ero abituato. All'inizio ho pensato a una forma di irrigidimento muscolare molto serio o qualcosa del genere, quindi mi bombo di brufe, mi bombo di tachipirina e faccio passare 5-6 giorni. Niente, anzi il dolore aumentava ancora di più. A quel punto mi si è accesa la lampadina, perché nel 2016 mi era stato diagnosticato un angioma a livello vertebrale. Molti di voi si staranno chiedendo cos'è un angioma. Un angioma non è altro che un tumore benigno che nel mio caso si è presentato nelle vertebre D7 e D8 dorsali. Andate tranquilli, poi vi faccio vedere tutte le immagini che si capisce tutto molto meglio. Ai tempi mi era stato detto di tenerlo sotto controllo perché poteva essere che fosse lì da quando ero nato, poteva essere che era appena cresciuto da poco tempo, quindi ovviamente con la mia intelligenza non l'ho controllato e pensavo fosse quello. A quel punto mi sono precipitato a fare un po' di analisi, un po' di risonanze e tutto quello che serve per capire esattamente cosa stesse succedendo, e per fortuna è venuto fuori che l'angioma è rimasto esattamente come l'avevamo lasciato nel 2016, ma purtroppo è uscito fuori che ho avuto una protusione di un disco vertebrale che era esattamente nello stesso punto dell'angioma, quindi la mia sensazione era proprio in quel punto. Erroneamente ho pensato fosse l'angioma e invece era questa protusione che, in poche parole, che come potete vedere dalle immagini è quel pezzettino che esce cerchiato nel verde, e diciamo che un disco normale non è in quel modo lì, è tutto paro, per capirci. Ovviamente medici all'ascolto, non uccidetemi, sto cercando di parlare il più terra possibile per fare in modo che tutti capiscano. Questa protrusione discale non è altro che una dilatazione del disco intervertebrale, ossia per varie cause, di solito cause meccaniche, quindi per incidenti, per cadute, per una cattiva postura prolungata nel tempo. Questa è una delle prime cause. Questo disco può dilatarsi e generalmente si dilata posteriormente, dove si trovano le radici nervose, può dilatarsi e causare una protrusione, ok? Appare quasi come un pneumatico sgonfio, ok? Possiamo scoprire di avere una protrusione discale perché in quel caso i dischi intervertebrali, che sono avvolti da dei nervi che si chiamano di Lusca, questi nervi informano il cervello, e per tutelare questo disco il cervello fa contrarre i muscoli proprio
in vicinanza di questo disco o dei dischi intervertebrali coinvolti, e questa contrattura può generare dolore, ok? Invece in quest'altra foto della colonna vertebrale, vista da di lato, possiamo vedere l'angioma che avevo scoperto nel 2016, che è lì in mezzo, non so se lo vedete, sono quei due cerchiati in rosso. Quello alla base del collo è di più piccola entità, che neanche bisogna guardarlo, invece quello più grosso che destava preoccupazione era quello al centro. Ma ripeto, alla fine è venuto fuori che assolutamente non ci sono problemi. Non vi sto a leggere i referti medici perché sono delle pappardelle lunghissime. Facendovi un riassunto, c'è scritto che appunto gli angiomi sono rimasti esattamente identici a 3 anni fa, invece di nuovo c'è questa protusione del disco, che non è altro che lo stadio prima dell'ernia, per capirci. Quindi direi che posso tirare veramente un grande sospiro di sollievo, perché se fosse stato l'angioma sarebbe stato veramente un gran problema andarlo a toccare e operare, perché c'erano molti rischi nel fare un'operazione del genere. Quindi su quel piano tanta roba. Invece qual è il problema in questo caso? Che l'ernia si può operare in un certo senso, invece la protusione purtroppo in rarissimi casi viene operata. Si cerca sempre di farla entrare in modi non chirurgici, ma il problema qual è? È che qui si apre un mondo. Ci sono quelli che ti dicono di curarla con l'omeopatia, fino a quelli che ti dicono appunto operati. Quindi bisogna trovare la soluzione migliore per ognuno, ma non sempre si becca la cosa giusta al primo colpo, soprattutto in questi casi dove ognuno ha un'opinione diversa. So già cosa state per dire: mia nonna 10 ernie, mio zio 7. Assolutamente, difatti con una protusione c'è gente che va avanti a fare tutto quello che fa senza nessun tipo di problema, ma a livello di quello che faccio io è ultra limitante questo, perché non posso allenarmi, non posso sollevare pesi, ogni movimento del busto che faccio mi fa parecchio male, è un gran casino non potersi allenare, non poter andare in moto in modo sciolto, cioè è un casino. Per chi non vuole spoiler, non ascolti questa parte che sto per dire, avviserò con un banner quando finirà. Stavo dicendo, mancava anche il fatto di andare al Mugello per fare i test, dove era il primo test con la moto nuova, senza avere riferimenti, senza avere niente. Dopo le vacanze mi ha sparato per aria, mi sono rifatto male, sto cadendo sopra la schiena, facendo 0 km, quindi pensate la situazione nella quale sono per andare alla prima gara. Acciaccato, senza chilometri, con un sacco di incognite. A questo punto cercherò di andare giù il giovedì a fare le prove libere, a vedere come mi sento, a vedere se riusciamo a mettere a posto questa moto in quel pochissimo tempo che abbiamo il giovedì per girare. La vedo un po' difficile, ma è quello che passa al convento, quindi faremo così. Avremo un sacco di occhi addosso come al solito e pronti a puntarci il dito, ma questo fa parte del gioco, quindi niente. Però sapete che a me piace ballare, non mi piace rimanere seduto in panchina, quindi di sicuro proveremo ad andare giù a vedere com'è la situazione, a vedere come funziona il tutto, e in caso di giovedì positivo correremo la gara al Mugello, anzi le 2 gare al Mugello, perché saranno 2 oltretutto. Sono contento perché con queste primissime cose che ho fatto per mettere a posto il mio problema sembra stia un po' tutto ingranando per il meglio, mi sento un pelo meglio. Fate che per 10 giorni non ho avuto miglioramenti, invece adesso già negli ultimi 2 o 3 giorni un po' la situazione sta andando per il verso giusto, quindi spero di arrivare alla gara di essere almeno senza dolore. Ovviamente non mi sarò allenato per 20 giorni, però ragazzi, che bisogna fare? È così. 10 giri a fuoco e non si pensa a niente. Detto questo, se tutto andrà per il meglio, ci vediamo giù al Mugello il 21 e 22 settembre, gara 1 il sabato, gara 2 la domenica. Tutte e 2 le gare le farò vedere in live su Twitch, quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti, spigritevi e iscrivetevi. Come dovete iscrivervi al canale, attivate la campanellina, Instagram, tutti i social sotto in descrizione. Gas, e ci vediamo al prossimo video.